Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, 24 di febbraio del 2023, siamo in diretta con Mattino Milan, qui con Enrico Boiani. Ciao Henry. Non In siamo in diretta. diretta la prossima volta, però sì, ciao, buongiorno Ciao. a tutti. Ciao a tutti, ci ritroviamo per l'ultimo Mattino Milan, quindi di questa settimana. Domani è vigilia di Milan-Atalanta, conferenza stampa, quindi video delle ultime nel pomeriggio, ma come detto oggi è il day after di un evento che è andato in scena ieri all'Hotel Sheraton di Milano, poco distante da San Siro, tra l'altro anche poco distante nel caso del nuovo San Siro, ma ne parliamo dopo. Un evento che era legato ai 20 anni di Fondazione Milan, dove erano presenti praticamente tutti, tra squadra, dirigenza e anche qualche vecchia gloria del passato. Le andiamo a vedere velocemente le immagini perché poi ci lanciamo sull'attualità tra Stadio, Giroud e Milan-Atalanta. Ti faccio vedere prima di tutto Ibra. Sì. Mi sento, grazie, un attimo qua. Grazie. Stand with me. Try to help me. Diciamo che sul red carpet sono passati in tanti, sono passati tutti, insomma, ve li facciamo vedere velocemente. Tra gli altri è passato Mike. Incamiciato. Mike, che poi prendi freddo, cosa vai in giro in camicia? Fai il bravo che devi giocare. Magari sotto a qualcosa, dai. Sì, i muscoli, credo, Mike, di titanio. Isma Benasser. Beh, Direttamente da poltrone sofà, credo, Isma Benasser. con un divano addosso, sì. Vabbè. Yassin Adli. E qui c'è dell'eleganza. Qui siamo veramente al saggio di pianoforte, veramente un genio, il buon Yassin Adli. E poi vabbè, chiudiamo con Ficto Mori, che anche lui tra i più eleganti. Ma insomma, potevamo fare vedere tutti, trovate alcune altre immagini sui nostri social. Ieri, tra l'altro, a margine dell'evento, e qui iniziamo la nostra chiacchierata, Henry ha parlato Giroud, ha parlato anche di quello che è la sua volontà di restare in rossonero. Ancora non se n'è fatto nulla. In un'intervista, tra l'altro, a DAZN, nello speciale 1-1, insomma, ha detto di voler restare. L'obiettivo è continuare qui, spero di trovare un accordo, stiamo parlando e penso che le cose andranno nel senso giusto. Penso sia quello che si augurano tutti, ce lo auguriamo tutti. È ovvio che Giroud il prossimo anno non potrà, secondo me, mio modestissimo parere, fare quello che sta facendo quest'anno, perché quest'anno ci sta dando proprio il tutto, Olivier, ci sta dando le ultime proprio anche, gocce di benzina che ha. E quindi non mi aspetto un Giroud che l'anno prossimo si comporta o comunque riesce a garantire lo stesso minutaggio e le stesse cose, ecco. Scusate il gioco di parole, le stesse garanzie. Quindi mi auguro resti, perché in certe partite sarà ancora decisivo, perché è un attaccante di livello assoluto, di livello mondiale e quant'altro. Devi, come dire, aiutarlo la prossima stagione, e non lo aiuti con Rebic, non lo aiuti nemmeno probabilmente con Orighi e non lo aiuti con Ibra. No, lo dovremmo aiutare magari con un attaccante un po' più giovane, un po' più abile a essere così disponibile per almeno un 15-20 gare da titolare. Ecco, che almeno se le possano dividere, non che Olivier si fa l'80% delle gare da titolare. Esatto. Speravamo potesse essere Orighi, perché anche per età ci poteva stare, ma per ora nulla da fare. A proposito di nulla da fare, Henry, io andrei un attimino sullo stadio e poi chiudiamo con Milan-Atalanta. Sì. Il diavolo lascia l'Inter. Il diavolo non è mai stato con l'Inter, tra l'altro.
Scelta in tempi stretti. Il club si muoverà in autonomia tra Sesto, San Donato e la Maura. L'impianto di proprietà decisivo per crescere. Allora, a parte che se magari qualcuno non l'ha visto, qualche delucidazione in più ve la dà direttamente il dottor Bonomi, advisor di AC Milan, che è stato intervistato qui una settimana fa. Trovate il video sul canale, lo potete andare a ritrovare molto molto rapidamente. Per quanto riguarda lo stadio, io penso che mai come in questo momento storico, come in questi ultimi mesi, l'ipotesi di farlo da soli stia crescendo e sia diventata forse ancora non prioritaria, ma quantomeno è realmente in contrasto con l'idea di farlo insieme e a San Siro. San Siro in questo momento ha una serie di problemi che conosciamo tutti, come il vincolo possibile che potrebbe essere messo, che ancora non viene detto se sì o se no dal Ministero. C'è in ballo un progetto che va assolutamente sistemato in base alle indicazioni del comune, che non sono particolarmente semplici da soddisfare. C'è una serie di, tra l'altro ci sarebbero anche in piedi referendum in tutto questo, che ancora stiamo aspettando se alla fine verranno decisi oppure no, perché le prime firme in realtà sono già state depositate. Il nuovo stadio di San Siro sul vecchio stadio di San Siro sembra perdere quota, anche perché in tutto questo, se tu vai a fare il progetto finale, sono altri 20 milioni, 40 in tutto con le due squadre. E in questo momento, se vuoi mettere altri soldi su questa ipotesi, o hai la certezza quasi matematica che lo stadio si fa, che si fa, oppure Milan e Inter lì non lo fanno più. Il Milan, però, al contrario dell'Inter, si sta muovendo molto di più. Cioè, non resta fermo. Il Milan realmente pensa che sia indispensabile costruire lo stadio in tempi brevi per quanto possa essere breve costruire uno stadio. Però, Henry, queste sono le tre aree, quelle in rosso sulla cartina. Insomma, il Ippodromo alla Mauro non è proprio lì, è un po' più vabbè, a destra, a sinistra, scusate, però più o meno dai, ci siamo, giusto per capire all'incirca dov'è. Io, come detto, nonostante ci possa essere qualche vincolo paesaggistico, eccetera, per mille motivi, io il mio euro lo metto sull'ippodromo La Maura, sì, che è a San Siro, che è vicino a San Siro, che è già in una zona viva, è già una zona con servizi, eccetera. sì. Sesto, vediamo. È ovvio che il mio cuore direbbe San Donato per il semplice fatto che ci ho vissuto un po' di anni, però non mi sembra la zona più magari poi c'è in realtà lo spazio per farlo e il terreno per farlo, però adesso con tutto il bene che io posso volere a San Donato e anche a Sesto in fin dei conti, perché non è che si differenzino troppo, penso che la zona migliore sia quella con più servizi, anche più nuova, più tutto rispetto alle altre due, ecco. Quindi ci sta. Il problema è che un pochino magari mi scoccerebbe sempre Lasciare l'Inter. per rimanere in termini nostalgici e malinconici. Mi dispiacerebbe, mi seccherebbe un pochino lasciare San Siro all'Inter, cioè diventerebbe lo stadio dell'Inter. Poi sì, noi ce ne avremo uno nuovo, nostro, fighissimo, super moderno, nella stessa zona, che porterà una marea di introiti, eccetera, 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 tutte cose positive, però il retropensiero, il pensiero secondario di San Siro che diventa ufficialmente il Giuseppe Meazza stadio dell'Inter, un po' mi triggera, Al ecco. cuore, diciamo, il cuore magari ti direbbe di no, è ovvio, ma tra l'altro l'Inter riuscirebbe nell'impresa di essere stata prima ospitata dal Milan nel suo stadio, poi di averlo condiviso, poi di averlo lei ereditato, nonostante il fatto che il Milan sia stata quella che ha costruito lo stadio di San Siro.
Sì, poi Pazzesco. rimarrebbe Vabbè. comunque uno stadio del comune, cioè nel senso non è che l'Inter si compra San Siro, ristruttura San Siro, che cioè l'Inter rimane a San Siro allo stato attuale, punto. Quindi, cioè, Mm. sarebbero due Vabbè, cose diverse. Cioè, il Milan avrebbe lo stadio di proprietà stile Allianz Stadium della Juve, stile altri stadi in Italia che sono stati fatti, e sarebbe suo, fatto, finito, nuovo. L'Inter resta a San Siro, che è comunque lo stadio del Comune di Milano. Sullo stadio ne torneremo a parlare ovviamente nei prossimi giorni, insomma cercheremo di tenervi informati come più o meno abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Henry, io tornerei invece a parlare di Milan-Atalanta, non prima di ricordare ai soli abbonati di Radio Rossonera, nel caso potete farlo, non è che gli abbonamenti sono chiusi, non abbiamo chiuso la corsa agli abbonamenti, gli abbonamenti sono assolutamente aperti, lo potete fare qua sotto cliccando sul tastino del dollaro a 0,99 centesimi al mese e potrete essere tra quelli, ovviamente, che avendo l'abbonamento al canale di Radio Rossonera si possono vedere lo speciale, il primo dei tanti speciali che faremo per gli abbonati. Il primo riguarda Malik Ciao, che siamo andati a raccontare in tutti i suoi aspetti. Le 10 cose che non sai di Malik Ciao lo trovate qua sul canale di Radio Rossonera, potete conoscere tutte le sue curiosità, i suoi retroscena, i suoi Vi siete gusti, insomma, abbonati. se siete abbonati. Se non siete abbonati, no, mi spiace, vi tocca vedere Mattino Milan. Scherzi a parte, Henry, l'Atalanta arriva a Milano in silenzio, perché sono giorni che si allena a porte chiuse, con anche un paio di volte, un paio di giorni, con un paio di sedute al giorno, tra l'altro. Vabbè, l'affronteremo con una squadra che è molto simile alle ultime, Sì. molto simile alle recenti uscite del Milan, con qualche piccola differenza. Beh, una su tutte, direi. C'è una buona probabilità che il portiere sia diverso. Il Milan, intendi? Eh beh, sì. La speranza è quella a questo punto, dopo 2 allenamenti consecutivi, se non sbaglio, 2, giusto? Cioè, magari con 2 oggi più mezzo. Toh. esatto, più il terzo parzialmente in gruppo, che possono diventare 3 in gruppo più mezzo. Io penso che a quel punto lì Maignan torna dal primo minuto, ecco. E ci sta perché giochi contro l'Atalanta a San Siro ed è giusto rischiarlo. Se a questo punto è tutto pronto, perché io di altre ricadute, di altri problemini, ha sentito pizzicare, ha sentito il fastidio, non ne voglio più sentire. Quindi se è tutto ok, che ormai sta in gruppo, sta bene, è pronto, è rodato, giochi, altrimenti che si aspetti Fiorentina-Milan, perché ripeto, di vivere un'altra epopea con Mike non No. ce la faccio più. È arrivato al Un'altra, limite. un'altra epopea ti direi proprio di no. Per il resto la difesa potrebbe essere confermata, quindi con Kalulu Ciao e Tomori, Sì, con Alexis Almacher a destra, favorito in questo momento a Messias, con sì. Krunic, Tonali e Teo Hernandez a sinistra, davanti idem. Torna Olivier Giroud, ma non c'erano grandi dubbi, Leao e Diaz. Direi di sì, non ci sono troppi dubbi. Mm. Non hai neanche troppe alternative, oserei dire. Forse solo in difesa c'hai, e sulla destra hai un pochino il dubbio. Il dubbio in difesa su come gestire Kier, il dubbio a destra è il solito, il moto dialettico del Milan degli ultimi anni, Messias, Salmacher. Ormai è quello, ecco. Però io credo che comunque ormai la quadra sia quella, si va avanti con quella e poi se si torna a gonfie vele magari si pensa a ritornare un pochino più offensivi magari, però finché funziona così, finché siamo ancora convalescenti, perché io finché non vedo certi tipi di partite continuo a dire che siamo convalescenti, direi che ci sta.
Siamo arrivati in chiusura, Henry. Noi ci ritroviamo tra pochi minuti perché a Milan ci sarai tu col buon Davide Giovanzana, lunch press delle 13, come al solito 16, pelle rossonera. Per tutti gli appuntamenti di giornata ci ritrovate qui. Henry, grazie. Grazie a te, mi raccomando, like, signori, like, lasciate un mi piace, scriveteci sotto nei commenti la vostra sullo stadio, su il red carpet di ieri, di chi era vestito meglio, sulla formazione, sull'Atalanta, insomma, riempite questi commenti e abbonatevi per vedere le 10 cose che non sai di Malik. Ciao. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco sull'altra piattaforma. Ciao.